Ma come va questo kit Bafang? È la domanda che più spesso mi pongo. Circa 6 mesi fa ho reso elettrica la mia mountain bike, la mia Trek, con un kit della Bafang da 750 watt. Oggi, dopo i miei primi 1000 km, facciamo un piccolo tagliando e scopriamo insieme i pro e i contro di questa soluzione. Da quando ho installato il kit ho fatto circa 1000 km e come potete vedere nei miei video sono stati tutti chilometri percorsi su sterrato e in tratti anche impegnativi. Pochissimo asfalto solo per qualche trasferimento, quindi la mia e-bike è stata sollecitata per bene. Una prima considerazione: in questi 6 mesi con la mia e-bike ho fatto una media di circa 40-42 km a settimana, mentre prima di installare il kit io e la mia e-bike siamo rimasti fermi per anni. Ecco le mie impressioni e cosa è meglio controllare. Proprio per testare questo kit, metterlo alla prova, mi sono imposto fin dall'inizio di non fare alcun controllo per i primi 1000 km, a meno che non ci fossero state delle evidenti criticità o delle rotture, e devo dire che non ho avuto nessun problema. Ma andiamo nella piccola officina garage di mio fratello Dennis per esaminarla meglio. In questi 6 mesi e 1000 km ho fatto esclusivamente la manutenzione ordinaria, lubrificazione del cambio e della catena, cambiate le pastiglie ai freni dal mio meccanico di fiducia Francesco, ho sostituito i copertoni che erano finiti ed ho forato solo 2 volte. L'unico intervento che ho fatto è stato di rendere più accessibile il cavo del connettore che dal motore porta al display, per poter accedere alla programmazione, alla mappatura del motore Bafang da PC. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa vedere come si fa a programmare il motore Bafang con dei parametri personalizzati. In effetti le impostazioni di fabbrica per questo motore da 750 watt danno una spinta soprattutto all'avvio un po' brusca, ma tramite il cavo di programmazione USB si può intervenire. Altro piccolo intervento è stato stringere il selettore delle marce del manubrio che si era allentato. Per il resto non ho toccato niente. La prima cosa che voglio controllare è la batteria. Infatti da qualche settimana si muove veramente troppo e per fortuna che sono scattati 1000 km, altrimenti rischiavo di perderla per strada, soprattutto dopo il piccolo incidente che mi ha accorso. Visto che apriamo l'alloggiamento della batteria, ne approfittiamo per dare una bella pulita. Un consiglio è di segnare con un pennarellino l'esatta posizione delle viti, così da poter facilmente riposizionare nella giusta sede la batteria quando abbiamo finito. In effetti la terza vite nella barretta che abbiamo costruito per fissare meglio la batteria è particolarmente allentata. Se volete vedere come abbiamo realizzato questa barretta vi lascio in descrizione nelle schede il link al video. Puliamo bene con un pennellino tutte le parti, i contatti in particolare, e poi con uno sgrassatore passiamo tutta la superficie e asciughiamo bene. Rimontiamo il tutto e la batteria è ok. Uno sguardo al motore, che dopo 1000 km di sterrati è stato bravo a rimanere ancora attaccato ed in effetti si muove. Un consiglio: non aspettate i 1000 km, dopo 2 o 3 uscite o un'uscita particolarmente impegnativa verificate e serrate sempre bene la vite del movimento centrale. Un ultimo veloce controllo lo diamo al dado posto sui raggi e al sensore per verificare che sia ben pulito e posizionato in modo corretto, così da trasmettere bene i dati al motore e al display.
E veniamo alle mie impressioni di questo kit Bafang, pro e contro dopo 1000 km. Partiamo dagli aspetti che possiamo considerare negativi. Innanzitutto va detto che installare il kit della Bafang non è proprio semplice se non si ha un minimo di manualità, ed è quindi meglio farsi aiutare da chi ha un po' di esperienza magari di meccanica, ma vi garantisco che non è niente ma niente di impossibile. Altro aspetto a cui fare attenzione è proprio la batteria, che pesa circa 4 kg ed è fissata nel portaborraccia e non dà la stessa sensazione di sicurezza e robustezza di una mountain bike nata elettrica, così come il motore, essendo esposto, ci induce a non affrontare magari con tutta la velocità e forza che vorremmo alcune discese particolarmente accidentate, ma questo può essere un limite solo per chi vuole osare di più con l'e-bike, non per l'utente medio che non vuole rischiare di farsi anche del male. E veniamo ai pro di questo kit. Innanzitutto il prezzo, che ci permette di aggiornare la nostra bicicletta e renderla una vera e-bike ed entrare così nel meraviglioso mondo elettrico. Altro aspetto positivo, questo kit con la sua potenza ci permette di competere alla pari in tutte le condizioni con le mountain bike nate elettriche. Altro vantaggio da non sottovalutare per chi come me spesso si inerpica per sentieri veramente difficili che bisogna affrontare anche a piedi è il peso contenuto del kit Bafang, e spingere in salita un e-bike, vi assicuro, non è per niente facile. Altro pro, se un giorno volessimo cambiare bicicletta possiamo sempre disinstallare il kit e montarlo su un'altra bicicletta. Io sono molto soddisfatto di questo progetto, voi fate le vostre considerazioni. Quello che mi sento di dirvi, in caso siate orientati all'acquisto di una mountain bike nata elettrica, una e-bike, provate più modelli, confrontateli, magari noleggiandoli per qualche uscita, perché all'inizio qualsiasi soluzione elettrica vi entusiasmerà, ma è solo provando diverse soluzioni che capirete qual è quella più adatta a voi, quella che sarà la vostra futura compagna di viaggio. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare, noi ci vediamo la settimana prossima e come sempre vi dico, iscrivetevi al canale.